Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte, grazie, di luglio. Abbiamo le stelle. Amici del Leone, si parla di sogni, di desideri, qualcuno ha un obiettivo. La carta della stella parla anche di guarigione, parla di quello che è una presa di consapevolezza, una sorta di connessione con il divino, con le stelle appunto. Andiamo a vedere cosa dicono gli angeli del cuore. Una carta per gli amici del Leone. Grazie. Inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. Qui vi state relazionando con qualcuno che non è proprio onesto. Può essere che non sia onesto in modo consapevole o che semplicemente non riconosca in sé certi atteggiamenti, appunto, che magari offuscano la vera realtà di questa persona, la vera essenza di questa persona. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello, queste sono troppe. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare, se volete anche Venere, e nella descrizione troverete un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e troverete anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Guardate, partiamo subito con un 7 di coppe e qui potrebbe risuonare un po' l'energia della carta dell'inganno, perché il 7 di coppe parla di quello che sono le illusioni delle cose materiali fondamentalmente. Le illusioni che riguardano anche le vostre proiezioni, perché molte volte appunto fa riferimento anche a quello che si proietta all'esterno, ok? O quello che dall'esterno proiettano dentro, visto che comunque abbiamo anche il Papa e il Papa parla di quello che è il riconoscimento della società. Quindi qui si sta parlando di un qualche tipo di relazione o di situazione che non è proprio limpida e cristallina, ma che probabilmente è riconosciuta dalla società o che la società riconosce o meno. Andremo dopo a vedere meglio con i mini tarocchi. Il 2 di bastoni. Qui c'è qualcuno che è tra l'incudine e il martello, mi verrebbe da dire. Si sta pensando a quali potrebbero essere dei risvolti futuri. C'è una sorta di attaccamento per certi versi al tipo di realtà che si ha, proprio perché magari è riconosciuta a livello della società, c'è un qualche cosa a livello contrattuale, potrebbe anche essere un matrimonio, potrebbe essere un qualche tipo di azienda familiare per qualcuno. C'è l'indecisione sul come andare avanti. Si sta un po' valutando che cosa sia meglio fare. Mm? Il 6 di spade dice che c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate credenze limitanti e scusate, ma io lo associo molto al Papa per quello che riguarda le credenze religiose, perché la spiritualità e la religione sono due cose completamente diverse, ok? La religione è una dottrina e quello che le religioni a volte fanno è inculcare determinate idee perché fa comodo alla società, non perché sia per il bene della persona in sé. Quindi, soprattutto nella religione cattolica, questo è successo per millenni. Millenni forse no. Andiamo avanti. Sì, millenni. 5 di denari.
Principe di spade e principessa di spade. Ragazzi, qua ci sono due personaggi dal carattere piuttosto forte. Mm? Per certi versi si sta parlando del prendere una decisione in modo determinato. Il principe di spade corrisponde al cavaliere di spade, quindi qui si parla di andare dritti per la propria strada, perché comunque c'è una perdita, c'è un dolore, c'è questo 5 di denari che comunque pesa. Cioè, io credo che qualcuno qui stia cercando di uscire da una determinata situazione. Può essere che si sia scoperto l'inganno, ok? Credo che si sia già scoperto, perché qui c'è una sorta di speranza, di sogno, di volontà di arrivare ad un obiettivo. Quindi io credo che qui il percorso sia proprio quello di allontanarsi da questa situazione, da questa credenza. Mm? Qui comunque quello che vi dicono un po' le carte è, beh, guardate, in realtà il principe di spade, una delle due parti sento che è sicuramente più matura dell'altra. Però è anche vero che a livello di sono due spade, quindi potrebbe essere veramente un incontro predestinato, perché comunque ci sono due figure dello stesso seme. Si può trattare di due anime che abbiano stipulato un contratto, mm, per riuscire a creare un certo tipo di processo di guarigione, come vi dicevo io prima con la carta della stella. Andiamo a vedere nello specifico. Andiamo a vedere di che cosa ci parla il 7 di coppe. Io intanto vi invito a rimanere fino alla fine della lettura, perché estrarrò poi qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile, e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione a distanza o magari un po' più complicata o clandestina. Ok, allora il 7 di coppe è spiegato da un 6 di coppe e da un fante di bastoni al contrario. Ragazzi, abbiamo oltre ai due semi uguali anche un 6 di coppe, quindi qui davvero potrebbe esserci qualche tipo di evento predestinato a livello di questo tipo di relazione, cioè come se fosse un evento predestinato, che vi dà in un certo senso la possibilità di fare questa evoluzione dell'anima, ok? Qui abbiamo un 6 di coppe, potrebbe trattarsi per qualcuno di una relazione di lunga data, di una relazione che è sempre stata platonica fino a questo momento. Sì, potrebbe per molti risuonare così. Ed è da lì che mi spiego il 7 di coppe, l'illusione, il fatto che la mente stia producendo tanti pensieri inerenti a questa sorta di unione. Ma c'è comunque il Papa, andiamo a vedere il Papa. 6 di denari, 4 di coppe e re di spade, c'è un'altra figura di spade. Quindi qui potrebbe essere che potrebbe anche essere un padre, ragazzi, non necessariamente sì, per molte persone potrebbe essere un padre, perché sento che comunque potrebbe essere una persona un po' rigida, però alla fine è giusta, alla fine è una persona, insomma, rispettata, che ha le idee chiare. Ripeto, forse rigida, ok? È come se c'è un 6 di pentacoli, è una cosa equilibrata, si dà il giusto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e un altro 7 di spade al contrario. Qui è il terzo 7. È un po' come se qualcuno stesse da un lato prendendo tempo con questa sorta di pianificazione,
del 2 di bastoni. E dall'altro abbiamo comunque un 7 di spade al contrario, è un po' come se stessero piano piano venendo a galla delle cose, e la carta della guarigione si vede chiaro. Andiamo avanti, vediamo il 6 di spade. Cavaliere di pentacoli e il 10 di spade. Sì, che probabilmente o ci si deve allontanare da questo cavaliere di denari che non arriva, perché comunque è a testa in giù, quindi è proprio ferma come energia. C'è un qualche persona con la quale bisogna chiudere un ciclo, ragazzi. Abbiamo un 10 di spade, quindi qui bisogna proprio chiudere un ciclo e allontanarsi fondamentalmente. Può essere il ciclo della sofferenza, nel senso che magari se siete in una relazione potrebbe tranquillamente essere una discussione che bisogna chiudere, che bisogna terminare, che bisogna magari lasciarsi indietro. Oh, scusate, ho mosso tutto. Che bisogna magari lasciarsi indietro, ecco. Perché comunque c'è ancora, fatemi vedere il 5 di pentacoli. C'è ancora un 5 di pentacoli, c'è ancora un dolore, c'è il senso di perdita. Abbiamo un 9 di coppe al contrario. Qualcuno qui, ragazzi, è stato proprio disilluso. Cioè, è morto un sogno. È stato. Scusate, sarà disilluso. Perché comunque abbiamo questa perdita del 5 di pentacoli, che potrebbe anche essere la perdita del portafoglio, per farmi capire. Però ecco, c'è comunque questo 9 di coppe al contrario e la carta della morte. Quindi qui sento che per certi versi a qualcuno è proprio caduto il mondo addosso. Andiamo a vedere il principe di spade. Abbiamo il matto, l'asso di spade e il re di coppe. Sì, qui si ha bisogno di chiarire con questo re di coppe, ok? Da un lato sento che c'è qualcuno che scappa, perché per molti versi avere due spade così con il matto mi dà proprio questa sensazione di impulso di voler scappare via. Poi però in realtà, a parte questo cavaliere, carte di grosso movimento fino adesso non ne ho. Sì, c'è questo 6 di spade, ma è anche da intendere in senso mentale, non solo fisico. Andiamo a vedere la principessa di spade. Abbiamo un altro re, 3 re, un fante di coppe e la temperanza. Guardate, in realtà nonostante la voglia di fuggire di qualcuno, che non so se possiate essere voi o l'altra persona, anche se potrebbe essere l'altro o l'altra. Alla fine, ragazzi, per molti questo re di bastoni indica una persona che viene a equilibrare le cose, viene a dare una mano, a porgere qualche tipo di, può essere un'offerta, può essere una soluzione, magari qualcosa che non vedevate prima. E si ha la temperanza alla fine, quindi c'è quello che è una sorta di guarigione, una sorta di passo avanti, di presa di consapevolezza. È come se questo re di bastoni vi portasse questa comunicazione, ok? Che in un certo modo vi fa tirare un respiro, una cosa del genere, vi alleggerisce di qualche cosa. Per altri versi, questo re di bastoni potrebbe essere la vostra persona di interesse che viene
a fare delle scuse. Io credo che qui a livello fisico non ci si muova tanto, sia molto a livello mentale e emotivo la situazione. Io credo che qualcuno qui potrebbe scoprire l'inganno e la caduta dei giochi, la caduta di quello che era l'illusione, ok? Qui poi si tratta di valutare che cosa fare, come muoversi, perché tutto sommato è come se molte persone avessero già un qualche tipo di stabilità nella vita da dover rivalutare probabilmente. E qui si tratta o di lasciarsi indietro quello che è stato questo inganno, di elaborare questo tipo di delusione, oppure per qualcuno si tratta proprio di tagliare con quello che è tutta questa situazione, andarsene, ok? E, e insomma ricominciare da capo con questo asso di spade, sempre un asso, si ricomincia. Potrebbe essere che per qualcuno ci siano dei figli di mezzo, ma sento che staranno meglio, perché comunque l'attesa finisce con la temperanza. Ok, andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono già in una relazione stabile e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione un po' più complicata o magari clandestina, magari a distanza. Andiamo a vedere. Io intanto ci tengo a ricordare, per chi non lo sapesse, che ho iniziato a pubblicare il corso di tarocchi, è gratuito, lo trovate sotto la playlist, è un corso base, è adatto a tutti e potrebbe darvi una mano a capire meglio le stese collettive. Quindi ecco, per chi avesse piacere, come vi dicevo prima, lo trovate nella playlist. Se poi volete anche supportare il canale, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o anche fare una donazione grazie al super grazie, che è quel bottoncino, quel cuoricino con il dollaro che trovate qui sotto. Bene, andiamo a vedere per i single. Abbiamo un fante di pentacoli al contrario, 6 di coppe un'altra volta, abbiamo l'appeso, abbiamo il giudizio e l'asso di bastoni, wow! Sì, allora, io credo che qui ci sia proprio qualcuno che arriva dal passato per i single, qualcuno, magari non è necessariamente qualcuno con cui c'è stato qualche cosa nel passato, ma potrebbe essere qualcuno che conoscete semplicemente da tanto tempo. E dopo un periodo di stasi, dopo un periodo di fermo, come ci dice l'appeso, dopo un periodo di riflessione, ok, arriva il giudizio, arriva la chiamata, qualcuno vi chiamerà, arriva il risveglio, insomma, e da lì anche l'asso di bastoni, quindi l'azione, quindi l'incontro, il fuoco. Bene, andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono già in una relazione. Qui abbiamo un altro 7 di coppe al contrario, la carta della luna al contrario e un'altra volta il papa al contrario. Ecco, qui le cose forse sono un po' più da pulire, nel senso che comunque abbiamo due carte di proiezione, sia la luna che il 7 di coppe. Io sento che c'è qualcuno che sta un po' viaggiando troppo con la fantasia, ragazzi, e di conseguenza non si rende conto di quello che è la realtà. Ci sono anche un sacco di paure che intervengono e qui rivedo questo 6 di spade con tutte le credenze limitanti, i condizionamenti e anche comunque il Papa e porta restrizioni per certi versi perché sono le regole della società. Qui ce l'avete al contrario, quindi è, come vi posso dire, c'è da pulire quello che sono i vostri, le vostre, ripeto, proiezioni, aspettative, paure, un po' quelle che gli altri hanno su di voi, un po' quelle che voi avete sugli altri. C'è da fare questa sorta di pulizia,
di lavoro, di chiusura cicli. C'è anche un 10 di spade qui e la carta della morte qua. Bisogna lasciarsi indietro questo dolore, questa sofferenza. Ok, andiamo a vedere qualche carta per le persone che hanno una relazione diversa da quella di prima. Allora, abbiamo un asso di spade. Aspettate che mi ci sono... Ok. Un asso di spade al contrario, un 7 di bastoni al contrario, 6 di spade, 2 di coppe e il 10 di spade. Scusate, se no non si vede bene. Ok. Bene, cari amici del terzo gruppo, anche qui avete un 6 di spade, anche qui c'è qualche cosa da lasciar andare. Avete un asso di spade sia qui che qui, quindi io credo che ci sia una sorta di chiarezza mentale e rientriamo di nuovo nelle illusioni del 7 di coppe. C'è questa chiarezza mentale da fare, io sento che siete un po' influenzati o condizionati un po' troppo da quelle che sono le persone esterne, potrebbe proprio essere la società che vediamo qui con il Papa, ci potrebbe essere qualcuno che la società o un matrimonio, però qui anche ragazzi c'è da lasciarsi andare c'è da lasciare indietro qualche cosa, potrebbe essere per qualcuno la relazione stessa, ok? Qualche tipo di unione, perché anche qui c'è un 10 di spade e bisogna chiudere un ciclo ed è una cosa che si fa fatica a fare fondamentalmente, però è necessario per il vostro benessere, per l'evoluzione della vostra anima. Ok, un'ultima carta da parte delle fate, per piacere, grazie, per gli amici del leone. Saggezza. Questa carta vi dice che voi avete una vostra innata saggezza dalla quale attingere fondamentalmente e che vi potrebbe aiutare in quello che è la situazione attuale. Chiedi per un aiuto. Ci sono degli esseri celesti, angeli custodi, spiriti guida, che proteggono ognuno di noi e si tratta di chiamarli, di chiedere quello che è l'aiuto da parte loro e ora insomma di chiedere l'aiuto divino. E poi anche qui, guardate, qui è uscita la stella, anche qui si parla di chiedere, di parlare alle stelle, ok? Questo perché l'intuizione vola, diciamo così, più liberamente ehm, quando, quando è notte fondamentalmente, perché la notte è la parte yin, è la parte legata alla luna, all'intuitività femminile, anche nella sacerdotessa, no? C'è questo collegamento alla notte, alla luna. E quindi è lì è il momento in cui si canalizza, è il momento in cui arrivano le risposte. Fondamentalmente vi stanno chiedendo di chiedere una guida, un aiuto divino, qualche tipo di segno e di attingere alla vostra saggezza per decifrare i segni, ok? Amici del leone, spero che la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!